Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di un nuovo marchio che non abbiamo mai portato sul canale. Non ho mai provato un dispositivo di questa marca, anche se devo essere sincero, vi racconto brevemente come funziona. Io, oltre a tutti i video del mio lavoro, roba professionale, fotovoltaico eccetera, nasco come recensitore e realizzatore di tutorial sull'utilizzo di dispositivi domotici low cost cinesi, che sono i famosi Sonoff. E va bene, nel tempo ho sempre rifiutato di provare altri prodotti perché erano dei copia e incolla, quindi come vi ho sempre detto ho scelto di seguire il marchio Sonoff per cercare di proporvi soluzioni restando più o meno con gli stessi dispositivi e soprattutto nello stesso ambiente, nella stessa app. Questo per le persone che non sono pratiche, perché poi gli altri che sono più smanettoni magari scelgono altri prodotti, oppure gli stessi Sonoff li migliorano ulteriormente flashando degli altri firmware, insomma cose che non sono alla portata di tutti, ma per stare nella semplicità avevo appunto scelto di lavorare solo con quelli. Molti altri marchi mi hanno contattato nel tempo proponendomi di provare i loro prodotti, ma io ho sempre rifiutato perché ritenevo che non fosse opportuno. Lo sto facendo ancora, però c'è un'azienda, questa Meros qua, che mi ha contattato più volte nel tempo. Io ho sempre visto dei prodotti che erano molto simili, ho detto perché devo provare un prodotto per poi confondere le idee alla gente. Non è quello il mio obiettivo è semplificare la vita di chi non è pratico. Poi mi hanno contattato di nuovo di recente adesso, mi hanno detto guarda tutta la gamma, scegli quello che vuoi, te li mandiamo, li provi. E va bene, chiaramente non mi pagano, perché io mi rifiuto sempre di essere pagato per sponsorizzare un prodotto. Lo provo, se è buono va bene, se fa schifo fa schifo. Allora ho detto vabbè, mi hanno beccato in un momento che ero un po' più tranquillo, mi sono messo a guardare la gamma. Tanti prodotti di cui non ho bisogno, perché i soliti smart switch per accendere le luci eccetera io non li provo, non li porto sul canale. Ci sono i Sonoff, ho fatto i tutorial, mi piace che vengano seguiti quelli, anche perché poi abbiamo un fornitore diretto che è Expert for House. Tra l'altro aggiornamento: in tutti i video dei Sonoff troverete in descrizione i link diretti per arrivare ai prodotti. Questa cosa prima non c'era, è una modifica che abbiamo fatto di recente, quindi voglio darvi un prodotto che va bene, costi poco, che lo trovate a un buon prezzo già in Italia se volete, che in 48 ore vi arrivi. Comunque, tornando a Meros, ho guardato la gamma e tutto, ho visto questi due prodotti interessanti che sono sostanzialmente due moduli wifi per gestire l'apertura di basculanti, cancelli, insomma tutto quello che riguarda le automazioni e che sostanzialmente ha bisogno di un contatto per far partire questa automazione che apre o che chiude un varco. Ho visto queste due centraline interessanti che sono una versione a un canale per fare diciamo un'apertura di una porta, un portone, uno scorrevole, quello che sia, e una versione a 3 canali che secondo me per alcune case dove magari c'è il cancello automatico e poi c'è il garage e magari 2 automazioni vicine, 2 box, insomma avere un unico dispositivo può avere un senso. Allora ho detto mandatemeli che li proviamo, quindi oggi ve li faccio vedere, vi faccio conoscere anche questi due nuovi prodotti che sono molto semplici da installare. Ma prima di andare avanti col video mi raccomando iscrivetevi al canale, così lo facciamo crescere, non costa nulla, giusto il tempo di fare click e mi dareste un grosso supporto. Adesso li spacchettiamo, li proviamo. Non ho fatto 2 video separati perché non era il caso, ma ve li faccio vedere entrambi. Bene, eccoci qui, 2 dispositivi sostanzialmente uguali per quello che vanno a fare, ossia farci aprire delle automazioni, ma concepiti in modo diverso. Iniziamo dallo Smart Wi-Fi Garage Door Opener che si chiama MSG100, prodotto alimentato a 5 volt con dimensioni di 3.7 x 1.8 x 0.9, funziona con il Wi-Fi 802.11 BGN sempre a 2.4, compatibile con iOS 13 o Android 6 e successivi. Perfetto, nient'altro di particolare. Caratteristiche: chiusura automatica, storico delle operazioni, pin di sicurezza, notifica dello stato della porta, suono di allarme e lavora anche con CarPlay. Vediamo cosa c'è nella scatola. Un bel po' di roba. Mi avvicino anch'io a questo marchio, quindi non so bene cosa usano mettere in dotazione. Allora, manuale utente con la lingua italiana, inglese, tedesco, francese, spagnolo, con solo la nazionalità, diciamo. Per noi scrivono proprio lingua italiana. Che sa che sia un messaggio subliminale. Informazioni sulla sicurezza, contenuto, va bene. Sembra comunque una guida ben fatta. Questa poi me la guardo io. Scatolina con alimentatore USB. Questa cosa non è da poco, perché tante volte quando il dispositivo è alimentato da USB questo non ve lo danno. Dunque qui abbiamo un magnete, sì, un magnete con un connettore, un cavo bello lungo, quindi serve a dare la situazione, lo stato della porta. E abbiamo il controllo reale dell'apertura e della chiusura.
con tanto di fascetta, biadesivo, un ponticello e questo non era il magnete, questo era il sensore che quando sente avvicinare il magnete sa se la porta è aperta o chiusa. Ci danno anche 4 Parker, un ponticello che servirà forse a escludere qualcosa. La nostra centralina Meros praticamente. Smart Wi-Fi Garage Door Opener. Qui c'è un pulsante fatta in questo modo, non è predisposta per fissaggi. Questo vedremo che cos'è, perché ci dice input 5 volt. Ok, si alimenta dall'USB in questo modo. Qui connettiamo il magnete. Questo è il contatto in uscita da mettere sulla ricevente dell'automazione. E questo è uno. Poi abbiamo Meros Colli Smart Wi-Fi Garage Door Opener, però questo può gestire fino a 3 singole porte. Funziona con HomeKit, Alexa o assistente di Google. Possiamo chiedere ad esempio a Siri se il garage è aperto o chiuso. Anche lui è alimentato 5 volt, è un po' più grosso, 93x78x22. Non vi ho dato prima la lunghezza dei cavi, che invece è scritta nelle specifiche. Abbiamo il cavo del sensore che abbiamo visto prima, che è lungo 7 metri, e il cavo di alimentazione della centralina, che era 1,5 metri. Qui invece abbiamo cavo numero 1, 7 metri di sensore, 30 cm di cavo di controllo segnale, poi un altro cavo numero 2, 7 metri di sensore e 7 metri cavo controllo segnale, anche lui 802.11 BGN 2.4 e richiede le stesse caratteristiche. Antenna esterna, chiusura automatica, storico, PIN, notifica dello stato, allarme, ne gestisce fino a 3 e lavora con CarPlay. Qui fa vedere che a Siri possiamo chiedere se il garage è chiuso, qui fa vedere che a Amazon possiamo dire di aprirlo, magari non ha gli stessi comandi, l'avevamo già aperto. Qui altra dotazione, varie cose tra cui il manuale e anche qui con la lingua italiana, un magnete biadesivo e fascetta, un sensore con il cavo da 7 metri che entra in un connettore dal quale parte un altro cavo a 2 fili, cavo di alimentazione micro USB con un alimentatore molto particolare, piatto però non ha spina italiana. La nostra centralina sembra un piccolo router, carina, fatta come un router, sì, piccolina, alimentazione, antenna, mero QR code del dispositivo, non ha tasti, almeno mi sembra, no, forse quello è un pulsante di reset. E qui abbiamo le 3 connessioni, quindi 1, 2, 3. Vuol dire che questo cavo che abbiamo visto prima fa il primo garage, quindi si collegherà in questo modo, dove avremo lo stato di chiusura del primo e il contatto per aprire il primo. Poi qui abbiamo un altro scatolone dove credo ci sia la roba per gestire gli altri. Un altro cavo con un altro magnete e un altro contatto pulito, ma con i cavi molto più lunghi, quindi questo per gestire il secondo ingresso, sempre con magnete, fascetta, viti che vanno accoppiate al suo sensore. Questo cosa vuol dire? Che ne può gestire fino a 3, ma ce ne danno 2 di cablaggi. Se vogliamo gestire effettivamente 3, probabilmente bisognerà acquistare un kit aggiuntivo. Va bene, adesso iniziamo a fare le prove, prima col singolo. Allora, ho già alimentato il dispositivo, si è acceso un LED verde qui lampeggiante. Teniamo a portata di mano il cavo col sensore, anzi facciamo già che collegarlo, così facciamo delle prove. Lo mettiamo qui piatto. Prima volta che usiamo un dispositivo Meros, quindi andiamo sul Play Store, in questo caso essendo dispositivo Android, e cerchiamo l'app Meros. La installiamo, apriamo l'app. Non siamo loggati, io farei una iscrizione veloce. Mi sono registrato, ci siamo loggati nell'app, quindi come tutte le altre app di dispositivi smart non ne ho neanche uno. Clicchiamo su più, concedere l'accesso ai dispositivi nelle vicinanze, diamo il consenso, questo lampeggia quindi dovrebbe essere trovato in automatico, vediamo se l'app Meros funziona bene come le altre, magari non è più in accoppiamento, teniamo premuto questo pulsante, vediamo se cambia. No, non lo trova in automatico, quindi scegliamo dalla lista apri porta intelligente, ci chiede quale dei due è ed è questo bianco. Questo è un dispositivo, inizia, selezionare il produttore. Allora qua ci chiede di verificare la compatibilità con la centralina su cui andiamo ad installarlo, ma a noi non interessa perché di fatto già nell'altro video vi avevo spiegato come collegarsi ad uno schema di un apricancello o di un aprigarage. Sicuramente è compatibile con qualsiasi scheda normale che riceva un contatto per l'apertura. Saltiamo il controllo di compatibilità, collegare il cavo di alimentazione come mostrato, scegliere la modalità di connessione, va bene, andiamo avanti. Alimentare, attendere, prosegui, potrebbe richiedere alcuni secondi. Attiva il servizio di localizzazione, l'abbiamo fatto,
mentre usi l'app. Connessione al dispositivo viene trovato, diamo connetti, il telefono si collega provvisoriamente direttamente al dispositivo, la procedura va avanti, va bene, trovato. Prosegui, seleziona una rete wifi, la nostra Etihad, mettiamo la password, andiamo avanti. Perfetto, lui fa il completamento dell'associazione dell'impostazione della rete wifi. La configurazione è terminata, i seguenti passaggi ti guideranno per la dislocazione dell'hardware dell'apriporta. Perfetto, quindi app Meros, entriamo, c'è un po' di pubblicità, tutte le solite voci qua sotto, come più o meno tutte le app smart. Entriamo in Smart Garage Door Opener e mi dice subito che c'è un nuovo firmware, quindi facciamo pure l'aggiornamento. A few moments later. Ok, intanto aggiornamento terminato. Praticamente quest'app ha una gestione fatta in questo modo: ti visualizza tutti gli aggiornamenti dei vari dispositivi e te li fa fare tutti insieme. Torniamo indietro, il nostro dispositivo sento che fa un click, quindi attivandolo direttamente da qui fa già la procedura, ma la porta del garage non si chiude. Se la porta del garage si è chiusa potrebbe essere perché l'ora di apertura è impostata in modo errato. Gli apriporta per garage possono richiedere tempi diversi per l'apertura e chiusura della porta. Seleziona la durata appropriata indicando di seguito in modo che l'app Meros la utilizzi come parametro di interruzione prima di confermare lo stato della porta. Ok, quindi lui si aspetta un ciclo di una certa durata e se non sente arrivare il magnete in quell'arco di tempo va in errore, dice che non si è chiusa. Diciamogli pure 10 secondi e salviamo. Quindi adesso dice che è aperta. Noi schiacciamo, dice che si sta chiudendo, contiamo fino a 8, 7, 6, 5, 4, gli avviciniamo il magnete, chiusa perché il magnete è vicino. Schiacciando questo quadratino qua sopra entriamo nelle impostazioni, possiamo cambiare il nome, possiamo spegnere il LED, abbiamo accesso alla cronologia delle operazioni, quindi si dice che oggi alle 11:56 l'abbiamo chiusa. Manuale utente, codice PIN di Google, quindi abilitando questa opzione ogni volta che apri la porta del garage il sistema verificherà questo codice PIN. Invece entrando in Alexa e Amazon dobbiamo chiaramente abilitare la skill di Meros per dare i comandi vocali. Va bene, adesso poi lo facciamo. Notifiche porta, se è aperta, se è chiusa. Avviso oltre orario stabilito, quanto tempo dopo che la porta è stata lasciata aperta vuoi ricevere un avviso. Questa cosa simpatica. Avviso notturno, vorrei che ci fosse l'avviso notturno. Chiusura oltre l'orario normale, ogni volta che Smart Garage Door Opener è aperta vorrei che si chiudesse automaticamente dopo un tot di tempo e arriva fino alle 23 ore e 59 minuti. Possiamo anche scegliere in che giorni ripeterlo. Anche questa opzione non è male. Durata dell'attivazione, possiamo impostare il tempo di chiusura del contatto, ma un secondo direi che basta e avanza. Allarme di chiusura, vedremo magari di capire cosa serve. Fuso orario, ora del dispositivo, posizione, codice di configurazione di HomeKit. Il codice di configurazione, quindi quando lo abbiniamo a HomeKit ci sarà la procedura col codice, ci dà la percentuale di ricezione del wifi, modello, versione, indirizzo, basta, null'altro. Quindi non abbiamo chissà quali impostazioni, ma gestiamo tutto direttamente dall'app. Adesso dice che è chiusa. Se io tolgo il magnete, abbastanza velocemente dice che è aperta. Se lo richiudo dice che è chiusa. Quindi se io faccio l'attivazione da chiusa mi dice che sta aprendo, quindi lui si apre, sa che il tempo è quello, finito quel tempo il magnete deve essere lontano, altrimenti per lui non si è aperta correttamente. Come abbiamo fatto prima, stessa cosa in chiusura, gli diamo il contatto, bellissimo, lui fa tutto il suo ciclo, arriva fino a dirmi che è chiusa. Carino, sembra funzionare molto bene, semplice. Andiamo ad integrarlo dentro l'assistente di Amazon, vediamo cosa possiamo fare di bello. Altro, skill, cerca skill su Alexa e cerchiamo Meros, abilita all'uso, consenti, collegamento dell'account in corso, il dispositivo Meros è stato collegato. Sta cercando dispositivi da connettere. Porta del garage Meros trovato e connesso. Molto bene. Creare un codice per aprire la porta del garage tramite comando vocale. E lo facciamo. Configurazione dell'apertura tramite comando vocale completata e possiamo dargli questo tipo di comando vocale che si chiama però Smart Garage Door Opener. Magari gli cambiamo nome. Saltiamo l'assegnazione della stanza, però come dispositivo per dargli il comando vocale, vedete Smart Garage Door Opener, non abbiamo il controllo diretto con un tasto, ma abbiamo la possibilità di cambiare nome. Lo chiamiamo Garage, diamo invio, lui modifica il nome, i comandi vocali d'ora in poi funzioneranno con il nome Garage. Proviamolo direttamente. Alexa, apri Garage.
Qual è il codice vocale per il dispositivo garage? 1, 2, 3, 4. Apertura in corso, attendi. La garage è aperta. Molto veloce. Funziona molto bene, quindi per lui ha finito il ciclo, è tutto a posto. Vediamo se ci dice anche lo stato. Alexa, il garage è aperto o chiuso? Alla chiusura dei mercati. No. Alexa, in che stato è garage? Garage, rimessa per autoveicoli. No, annulla. Alexa, il mio garage è chiuso? Purtroppo non ho trovato nessun gruppo o dispositivo chiamato mio garage. Secondo me non dà questo tipo di informazione. Alexa, chiudi garage. Chiusura in corso, attendi. La garage è chiusa. Non aspetta che ci sia effettivamente la chiusura del magnete, ma lei ci dà solo conferma vocale che ha inviato il ciclo di chiusura, che poi è la stessa cosa perché semplicemente fa chiudere il contatto del dispositivo. Questa parte è finita, questo andrà messo sulla parte bassa della porta in prossimità del magnete fissato sulla porta, questo fissato sulla parte fissa, diciamo sulla struttura, e avremo così, in questo modo, direttamente il controllo dello stato, dell'apertura e della chiusura. Poi, come avete visto, possiamo impostare chiusura automatica, tante altre opzioni, e sembra fatto molto molto bene. Ora mettiamo da parte quello semplice e ci spostiamo su quello più complesso. Prendiamo la nostra centralina, colleghiamo garage 1 e garage 2 e alimentiamo la centralina. C'è un LED qui, predisponiamo quindi un magnete qua, questo è un contatto e l'altro magnete qui, porta 1, porta 2, torniamo nell'app Meros e facciamo lo stesso procedimento di aggiunta del dispositivo. Vedete che siamo entrati nell'app, dobbiamo dare il permesso a ricevere le notifiche per quando le riceviamo in base a come le abbiamo impostate. Aggiungiamo un altro dispositivo. Facciamo che saltare la ricerca automatica, andiamo su apriporta intelligente, scegliamo direttamente quello. Tipo di apriporta garage. Questo dispositivo supporta fino a 3 porte. Quante ne vorrà installare questa volta? 2, perché ci hanno dato solo 2 cavi. Quindi bisogna metterlo nell'1 e nel 2. Fatto. Saltare controllo di compatibilità. Ho già aggiunto il dispositivo prosegui, verrà trovato. Connessione riuscita. Come prima selezioniamo la rete wifi, memorizza la password perché l'abbiamo già usata nell'app, l'utente si è disconnesso dal dispositivo, continua, aggiunto, saltare la dislocazione, perfetto, vedete che cambia la visualizzazione perché abbiamo Garage Door 1 e Garage Door 2 che sono la 1 e la 2 di questo, e poi Smart Garage Door che è l'altro. Facciamo una cosa, andiamo a cambiare i nomi anche qui così ci capiamo meglio. Il primo lo chiamiamo Garage, esattamente come abbiamo messo nell'app di Amazon. Cambiare il nome qui o cambiarlo dentro Amazon per i comandi vocali non cambia nulla, però avere una situazione più ordinata già qua dentro non è male. Poi questo lo chiamiamo Box 1, salva, e questo lo chiamiamo Box 2. Torniamo indietro, abbiamo fatto ordine, quindi abbiamo Garage, Box 1 e Box 2. Vediamo un po' le impostazioni. Avete notato che entrando dentro ci chiede se avere attivo o inattivo un canale rispetto all'altro, se avere il LED acceso, manuale utente, fuso orario, codice di configurazione, segnale. Abbiamo più o meno le stesse opzioni di prima, però entrando dentro ogni singola porta abbiamo poi le opzioni specifiche per quel canale. Su ognuno dei 3 canali possiamo personalizzare tutto quello che abbiamo visto prima. La gestione, le notifiche, la chiusura dopo un certo orario, tutto esattamente come prima. Durata dell'attivazione la mettiamo anche qui a 1 secondo, orario di apertura anche qui lo mettiamo a 10, le traduzioni non sono perfette però è semplice da capire. Anche sul canale 2 andiamo a dare 10 secondi per il ciclo e 1 secondo di chiusura contatto. Dopodiché è praticamente tutto uguale. Se noi schiacciamo Box 1 chiuderà questo contatto, aspetta che vuole il magnete. Sì, 10 secondi vanno bene, sono io che mi ero dimenticato. Comunque vedete che adesso la vede chiusa. Se io tolgo il magnete la vede aperta, la 2 la vede aperta, se gli metto il magnete la vede chiusa e viceversa. Per adesso le vede tutte e 2 aperte. Chiudiamo la 2, si sta chiudendo, arriviamo col magnete
e dice che è chiusa. Fantastico, proviamo i comandi vocali anche di questo, vediamo se è stata automaticamente aggiunta. Box 1 e Box 2. Andiamo dentro l'app di Amazon, vediamo se ha trovato i dispositivi. Due nuovi dispositivi, allora, radiatore, tutta sta roba qua, va bene, valvole. Box 1 e Box 2 ce li ha, ma dice che non rispondono. Box 1, apri tramite comando vocale. Diamogli l'ok, solito codice, molto complicato, quindi codice di conferma vocale aggiornato, connesso tramite Meros, sembra tutto ok. Box 2, gli diamo anche qua l'abilitazione, sempre con codice, e ha preso anche questo. Dispositivo attivo, tipo porta di garage, descrizione Meros Garage Door, però dice il dispositivo non risponde. Vediamo se ci sono da fare degli aggiornamenti. Non ci dice però che è da aggiornare, però c'è un pallino rosso perché sono dispositivi nuovi, quindi non ci fa fare null'altro. Il garage è quello di prima, box 1 è aperto, box 2 è chiuso, apriamoli tutti e due, quindi aperti tutti aperti adesso, quindi quando è aperto è blu, quando è chiuso vedete che diventa grigio, non si vede disegnata la macchina, quindi a colpo d'occhio riusciamo subito a capire cosa c'è di chiuso e cosa c'è di aperto. Niente, non ci fa fare l'aggiornamento firmware, ma attualmente questa sembra non funzionare correttamente con l'assistente di Amazon, però proviamolo perché poi magari va. Alexa, apri Box 2. Qual è il codice vocale per il dispositivo Box 2? 1, 2, 3, 4. Apertura in corso, attendi. La Box 2 è aperta. Ok, quindi anche qui non ha il controllo diretto tramite il dispositivo, ma può solo mandare l'impulso. Per sapere se poi è realmente aperto o chiuso, purtroppo bisogna entrare nell'app Meros. Quindi chiudiamo tutto. Che tempi di risposta abbiamo? Apriamo l'app e ci dice subito che è tutto aperto. Chiudiamo l'app, ne chiudiamo uno, riapriamo l'app e ci dice che il 2 è chiuso. Proviamo ad attivare una notifica, a vedere come si comporta. Quindi su Box 2, che è porta 2, gli diciamo notifiche porta sia quando è aperta che quando è chiusa. Chiudiamo tutto, quindi con l'app arrestata vediamo cosa succede quando apriamo. Arriva una notifica, la porta del garage è stata aperta, box 2 è stato aperto alle ore 12, 13 e 25. Chiudiamo, togliamo la notifica, chiudiamolo e arriva la notifica. La porta del garage era chiusa. Anche qui l'italiano è quello che è, però funziona bene, direi. Null'altro da aggiungere. Perfetto, questo è quanto. I prodotti ce li ho ancora attaccati, funzionanti per vedere se avessero dato anomalie. Per ora va tutto bene. Non li ho montati fisicamente sulla mia basculante perché ho ancora il dispositivo dell'agliale montato, che funziona bene anche quello, ma che come sappiamo costa tantissimo. Ma per farvi capire come collegarvi eccetera, dove non mi sono soffermato, l'avevo già fatto vedere in un altro video e andatevelo a guardare. Adesso non mi ricordo se era quello della ricevente wifi o se era quello del sistema agliale. Comunque credo che estrapolerò un pezzo del video per fare un video separato solo per capire come ci si collega alle automazioni. Detto questo, i dispositivi funzionano bene. Quanto costano? Allora, la versione a un canale costa $53 sul loro sito, la versione a 2 canali costa $69 sul loro sito. Abbiamo un codice sconto del 15% che è Massi Dattoli 15, usabile solo per questi due prodotti usando i link che vi lascio in descrizione e chiaramente solo una volta per ogni utente. Vi metto tutto nella descrizione del video, trovate tutto lì. Se il video vi è piaciuto un bel like, ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì, o se passate al negozio da Torino, come al solito vi offro un caffè e facciamo due parole. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.